Se vi dicessi che il papa più potente della storia aveva 4 figli illegittimi, vorreste sapere la verità. C'è una famiglia che ha fatto tremare i papi, i re e i popoli. Hanno amato senza limiti, hanno tradito senza rimorso, hanno regnato nel sangue e nella bellezza. Questa è la loro storia. I Borgia. Benvenuti o bentornati su Sussurri dalla storia italiana. Sono felice che siate qui, in questo spazio dove la storia smette di essere un elenco di date e diventa qualcosa di vivo, qualcosa che respira, che brucia, che ti entra sotto la pelle senza che tu te ne accorga. Se siete nuovi da queste parti, sappiate che in questo canale non raccontiamo la storia come si fa nei libri di testo. Qui la storia ha una voce, ha un volto, ha un cuore che batte forte, a volte troppo forte. E oggi quel cuore batte con un nome preciso, i Borgia. Solo pronunciarlo, questo nome, evoca qualcosa, un brivido forse, una curiosità mista a timore. Perché i Borgia non sono stati soltanto una famiglia nobile del Quattrocento italiano, sono stati una forza della natura, una tempesta che ha attraversato l'Italia intera, dalla Spagna, dove erano nati, fino alle corti più potenti d'Europa, lasciando ovunque il segno indelebile della loro ambizione, del loro genio e sì, anche della loro crudeltà. Erano spagnoli di origine, i Borgia, o Borca, come si diceva nella loro terra. Eppure è in Italia che hanno trovato il loro palcoscenico più grande. È a Roma che hanno scritto le pagine più oscure e più affascinanti della loro leggenda. Li hanno accusati di tutto: avvelenamenti, incesti, corruzioni, omicidi. Alcuni di questi crimini erano reali, altri erano leggende costruite dai loro nemici, e di nemici i Borgia ne avevano tanti. Perché chi arriva dove arrivano loro, chi scala le vette del potere con quella velocità, quella determinazione, quel cinismo raffinato, non può non lasciare dietro di sé un esercito di persone che vogliono vederti cadere. Oggi vi racconteremo 5 voci, 5 anime legate dallo stesso sangue, dallo stesso cognome, da uno stesso destino che le ha avvicinate e in alcuni casi devastate. Sentirete la voce di Rodrigo Borgia, l'uomo che da cardinale lussuoso e ambizioso divenne papa, prendendo il nome di Alessandro VI. Un uomo che amava il potere come si ama un amante, con ossessione, con gelosia, con una dedizione totale che non lasciava spazio ad altro. Sentirete la voce di Vannozza Cattanei, la donna che Rodrigo amò davvero, forse l'unica, quella che gli diede 4 figli e che visse all'ombra di un amore impossibile da dichiarare apertamente, impossibile da dimenticare. Sentirete la voce di Cesare Borgia, il figlio che portava su di sé la grandezza e il terrore di un'intera dinastia. Cardinale contro la sua volontà, condottiero per scelta, principe per conquista. L'uomo che Machiavelli stesso studiò come modello del principe perfetto. Sentirete la voce di Giovanni Borgia, il fratello dimenticato, quello che avrebbe dovuto essere il braccio armato della famiglia e che invece diventò il suo punto più fragile, il suo errore più visibile. Un uomo che visse e morì nell'ombra del fratello più brillante. E infine sentirete la voce di Lucrezia Borgia,
la più famosa di tutti, la più fraintesa, perché Lucrezia non era il mostro che i suoi contemporanei descrissero. Era qualcosa di più complicato, più umano, più straziante. 5 voci, una sola famiglia. Mettetevi comodi, abbassate le spalle, lasciate andare il rumore del mondo fuori da questa finestra e ascoltate. Io mi chiamo Rodrigo de Borja, ma il mondo mi conosce con un altro nome. Un nome che ho scelto io stesso, il giorno in cui mi sono seduto sul trono di Pietro e ho sentito il peso dell'intera cristianità scendere sulle mie spalle come un mantello d'oro. Alessandro VI. Non mi aspettate umile. L'umiltà è una virtù che ho ammirato negli altri e che non ho mai avuto il lusso né la volontà di coltivare in me stesso. Sono nato in Spagna, a Xàtiva, nel 1431, in una famiglia che aveva già capito una cosa fondamentale, che il potere non aspetta chi lo prega. Il potere va preso, va sedotto, va conquistato con la stessa determinazione con cui un soldato conquista una fortezza. Xàtiva era una città piccola, antica, arroccata tra le colline della Valencia, come un vecchio saggio che non ha più niente da dimostrare. Lì sono cresciuto. Lì ho imparato le prime lezioni sulla vita, che il sole picchia forte e che la terra è arida e che solo chi sa adattarsi sopravvive. Lezioni semplici, lezioni che non ho mai dimenticato, nemmeno quando vivevo nei palazzi più sontuosi di Roma, circondata da marmi e arazzi e vini di Francia. Mio zio Alfonso mi aprì le porte di Roma. Era già cardinale, già uomo di peso nella corte pontificia, già uno di quegli uomini che muovono il mondo con una parola sussurrata all'orecchio giusto, nel momento giusto. Mi guardò negli occhi quando ero ancora giovane, ancora grezzo come una pietra che non ha ancora trovato lo scalpello che la modellerà, e vide qualcosa che io stesso non sapevo ancora di avere. Una scintilla, una determinazione, una fame che non si saziava con il cibo, né con il vino, né con nessuna delle cose ordinarie che soddisfano gli uomini ordinari. Mi portò con sé, mi fece studiare diritto canonico a Bologna, la città più raffinata d'Italia, per le menti che vogliono capire come funziona davvero il mondo, non come si dice che funzioni nelle prediche domenicali, ma come funziona davvero, nei corridoi del potere, nelle trattative notturne, nei silenzi carichi di significato che valgono più di 1000 discorsi. E io imparai tutto. Imparai la legge, certo, ma soprattutto imparai gli uomini. Imparai a leggere un volto come si legge un documento. Imparai a capire quando qualcuno mentiva e quando diceva la verità. E imparai, cosa ancora più preziosa, che quasi sempre la verità e la menzogna convivono nello stesso discorso, mescolate con tale maestria che separarle richiede una pazienza e un'acutezza che pochi possiedono. A 25 anni ero già cardinale, a 26 vicecancelliere della Chiesa, una posizione che avrebbe fatto girare la testa a chiunque. A me girò qualcosa di diverso, l'appetito. Mi resi conto che potevo fare di più, che potevo arrivare più in alto e che nulla, nessuna regola, nessuna convenzione, nessuno sguardo disapprovante avrebbe dovuto fermarmi. Il vicecancellierato era un ufficio straordinario. Passavano per le mie mani tutti i documenti ufficiali della Santa Sede, tutte le bolle, tutte le nomine, tutte le concessioni. Conoscevo i segreti di ogni diocesi d'Europa. Sapevo chi doveva favori a chi aveva scheletri negli armadi, chi cercava protezione e chi era disposto a pagarla. Era come stare al centro di una ragnatela immensa, sentire ogni vibrazione, capire da quale direzione arrivava il vento, prima ancora che gli altri si accorgessero che stava cambiando. Ho tenuto quella posizione per 35 anni. 35 anni.
attraverso i pontificati di 5 papi diversi. Alcuni mi amavano, altri mi temevano. Tutti mi tolleravano, perché nessuno poteva permettersi di farne a meno. Capite cosa significa vivere per decenni sapendo che siete destinati a qualcosa di più grande? Io lo sapevo. Lo sentivo nel modo in cui i cardinali più anziani mi guardavano durante i concistori, con quella miscela di rispetto e diffidenza che si riserva a chi potrebbe un giorno sedersi sul trono che voi ambite. Lo sentivo quando i principi italiani mandavano i loro ambasciatori a corteggiarmi, a offrirmi alleanze, favori, denaro. Lo sentivo ogni mattina, appena aprivo gli occhi, in quella Roma che profumava di ambizione, come profuma di incenso una basilica. Roma nel 400 era una città che non assomigliava a nessun altro posto al mondo. Era simultaneamente la capitale della cristianità e la città più corrotta d'Italia. Era il luogo dove si decidevano le sorti dei regni e dove si compravano e si vendevano le indulgenze, come se fossero spezie al mercato. Era piena di cardinali che vivevano come principi, di prelati che mantenevano amanti e figli illegittimi, di papi che nominavano nipoti e parenti alle posizioni più alte, senza nemmeno fingere di considerare il merito. Non ero diverso dagli altri in questo. Ero semplicemente più capace degli altri. E questa, credetemi, è una differenza che conta. Ma sarete voi ad aspettarvi che io parli solo di potere. E invece vi devo dire una cosa che forse non vi aspettate da un uomo come me. Ho amato con una forza che nessun trattato di filosofia mi aveva preparato ad affrontare. Ho amato una donna che non avrei mai potuto sposare, che il mio ruolo mi impediva di riconoscere pubblicamente come mia compagna davanti a Dio e agli uomini. Eppure era lei il centro di tutto. Vannozza Cattanei. Ci siamo incontrati quando avevo già superato i 40 anni. Ero un uomo che aveva visto molto, che aveva frequentato le corti più raffinate d'Europa, che aveva avuto accanto a sé donne bellissime e intelligenti. Eppure Vannozza fu diversa. Aveva qualcosa che non riuscivo a spiegare allora e che non sono sicuro di riuscire a spiegare adesso. Una forza, una presenza, come se lei occupasse ogni stanza in cui entrava, non con la voce o con i gesti, ma semplicemente con la sua esistenza. Non era una donna che chiedeva, era una donna che aspettava, e quella sua capacità di attendere con pazienza e dignità mi disarmava completamente. Ero abituato a chi combatteva, a chi negoziava, a chi cedeva. Vannozza non faceva nessuna di queste cose. Stava semplicemente lì, intera, con quella sua calma che non era rassegnazione, ma qualcosa di molto più raro, la consapevolezza di sé. Le diedi quello che potevo darle, una casa, una vita dignitosa, il mio tempo, quando il tempo era una cosa rara e preziosa, come non immaginate. E lei mi diede 4 figli, Cesare, Giovanni, Lucrezia, Geoffrey. 4 figli che portavano il mio sangue e che io avrei voluto proteggere da tutto, ma che invece ho esposto, lo so, nel fondo di quella parte di me che non dorme mai del tutto, alle correnti più violente del mondo che avevo contribuito a creare. Parliamo di Cesare. Parliamo di lui perché fu il figlio che più mi assomigliava e che più mi sorprese. Fin da bambino aveva quella qualità negli occhi che riconoscevo perché l'avevo anch'io. La qualità di chi non guarda le cose come sono, ma come potrebbero essere. Come potrebbero essere modificate, manipolate, trasformate a proprio vantaggio. Non è cinismo questo. È una forma di intelligenza che il mondo premia raramente e teme quasi sempre. Lo destinai alla carriera ecclesiastica perché era il cammino naturale per un figlio illegittimo di un cardinale che voleva assicurarsi un futuro brillante alla propria progenie. Era la logica del tempo, era la logica mia. Ma Cesare aveva dentro di sé qualcosa che quella tonaca non riusciva a contenere. L'ho visto crescere nell'insofferenza,
l'ho visto indossare la porpora come si indossa una prigione dorata. E quando, dopo la morte di Giovanni, rinunciò al cardinalato e si gettò nella politica militare, capii due cose contemporaneamente: che avevo sbagliato a costringerlo in un ruolo che non era il suo e che aveva fatto esattamente la cosa giusta. Era il mio braccio armato. Lo usai. È inutile nasconderlo con belle parole. Lo usai come si usa un'arma e lui lo sapeva e lo accettava, perché anche lui mi usava. Usava il mio nome, la mia autorità papale, le mie risorse finanziarie per costruire quell'impero in Romagna che era il sogno di entrambi. Avevamo un patto non dichiarato, Cesare ed io, un patto di sangue, letteralmente. E quando funzionava, quando le sue vittorie militari si traducevano in territorio e influenza per lo Stato Pontificio, sentivo qualcosa che raramente provo: l'orgoglio puro di un padre. Sono diventato papa nel 1492, lo stesso anno in cui Cristoforo Colombo toccava terra su un continente che il mondo non sapeva ancora di desiderare. Fu un anno di inizi quell'anno, per l'umanità, per me. Il conclave fu una battaglia, non una battaglia di spade, ma qualcosa di più sottile e in certi aspetti più brutale. Una battaglia di promesse, di accordi segreti, di alleanze costruite in anticamera e dissolte nel giro di ore. I cardinali sono uomini di chiesa, sì, ma sono anche uomini. E gli uomini, quando c'è in gioco qualcosa di importante, si comportano come gli uomini si sono sempre comportati. Cercano il proprio vantaggio, proteggono i propri interessi, stringono accordi che non figurano in nessun documento ufficiale. Distribuì favori, garantì protezioni, promisi vescovadi e abbazia e benefici ecclesiastici. Feci capire a chi aveva dubbi che il mio pontificato sarebbe stato nell'interesse di tutti. Non chiamatelo corruzione, chiamatelo politica, chiamatelo la grammatica del potere, quella che nessuno vi insegna nei seminari, ma che tutti imparano prima o poi, se vogliono sopravvivere. Sedetti sul soglio di Pietro e sentii qualcosa di strano. Non la santità, quella non ho mai avuto la presunzione di cercarla. Sentii la solitudine, la strana, paradossale solitudine di chi ha raggiunto il punto più alto e si guarda intorno e capisce che da lassù non ci sono più alleati, ci sono solo avversari, alcuni dichiarati, la maggior parte nascosti. Il pontificato di Alessandro VI fu un'epoca di contraddizioni. Da un lato, Roma fiorì. Commissionai opere d'arte che ancora oggi il mondo ammira. Finanziai Pinturicchio per gli affreschi degli appartamenti Borgia in Vaticano, affreschi di una bellezza che mozzava il fiato, dove i simboli della nostra famiglia si mescolavano alle figure sacre, con una naturalezza che i miei critici trovarono scandalosa e che io trovavo semplicemente onesta. Perché il sacro e il potere si mescolano, si sono sempre mescolati, e fingere il contrario è la più grande ipocrisia che si possa commettere. Dall'altro lato, le guerre. L'Italia del mio tempo era un campo di battaglia permanente. Francesi, spagnoli, veneziani, milanesi, tutti volevano un pezzo di questa penisola meravigliosa e divisa. Il mio compito era navigare in quelle acque senza che la barca affondasse. Stipulai alleanze e le ruppi quando non servivano più. Sostenni i principi e li abbandonai quando diventavano un peso. Non per crudeltà, per necessità. La necessità è la sola morale che un papa politico può permettersi di seguire, anche se nessun papa ve lo ammetterà mai apertamente. Savonarola a Firenze tuonava contro di me. Quel frate domenicano con gli occhi febbricitanti e la voce che sembrava uscire dal fondo di una caverna mi accusava di aver comprato il pontificato, di aver trasformato la Chiesa in un mercato, di vivere nella dissolutezza, di essere la bestia dell'Apocalisse, testuale, lo disse davvero. Alcune di queste accuse erano esagerate. Alcune, devo ammetterlo a me stesso, anche se non lo ammetterò mai in pubblico, contenevano un fondo di verità. Ma Savonarola aveva torto su una cosa fondamentale.
Credeva che il potere della Chiesa fosse una cosa spirituale, separata dalla politica del mondo. Io sapevo, e so ancora, che è esattamente il contrario. La Chiesa è nel mondo, la Chiesa sopravvive nel mondo. E per sopravvivere nel mondo bisogna usare gli strumenti del mondo. Bisogna essere più furbi, più veloci, più determinati dei propri nemici. Alla fine lo scomunicai. E poi Firenze stessa, stanca delle sue profezie di fuoco e cenere, lo bruciò in Piazza della Signoria. La storia ha i suoi equilibri. Nel 1497 accadde qualcosa che nessuna logica politica poteva prepararmi ad affrontare. Giovanni morì. Mio figlio Giovanni, duca di Gandia, fu trovato nel Tevere con 9 ferite addosso. Avevo altri figli. Avevo Cesare, che era vivo e brillante e capace. Avevo Lucrezia, che era giovane e forte. Ma Giovanni era Giovanni, e la sua morte aprì in me un vuoto che non ho mai riempito. Per 3 giorni non ricevetti nessuno. 3 giorni in cui rimasi chiuso nei miei appartamenti, io che non mi ero mai concesso il lusso di fermarmi nemmeno un giorno. I cardinali aspettavano fuori dalla porta. Gli ambasciatori mandavano messaggi. Il mondo continuava a girare e a richiedere decisioni. E io ero seduto nella mia stanza, a chiedermi se tutto quello che avevo costruito valesse il prezzo che stava richiedendo. Non so chi uccise Giovanni. Non volli saperlo, alla fine. Perché le strade che portavano a quella risposta passavano tutte per luoghi in cui non volevo arrivare. Lucrezia era la mia consolazione silenziosa. La guardavo e vedevo Vannozza, la stessa forza quieta, la stessa capacità di assorbire i colpi senza mostrare le ferite. L'ho data in moglie 3 volte, 3 matrimoni, 3 alleanze politiche, 3 catene dorate. Non me ne sono mai pentito abbastanza. L'ho guardata soffrire la morte di Alfonso d'Aragona, il secondo marito, quello che amava davvero. L'ho vista piangere e poi smettere di piangere e rimettere su quella sua maschera di dignità impeccabile. Era più forte di quanto immaginassi, più forte forse di qualunque Borgia maschio. Il trattato di Tordesillas. Voglio parlare anche di questo, perché è una delle cose che ho fatto che ancora oggi disegna i confini del mondo. Nel 1494, un anno dopo che Colombo aveva cambiato tutto, mediai e approvai quell'accordo tra Spagna e Portogallo che divideva il mondo come si divide una torta tra 2 commensali affamati. Una linea immaginaria in mezzo all'Oceano Atlantico, da una parte la Spagna, dall'altra il Portogallo, e tutto quello che c'era da scoprire, da conquistare, da sfruttare, diviso in 2 con un tratto di penna. I miei critici dicono che fu un atto di arroganza senza precedenti, forse, ma qualcuno doveva farlo. Il mondo era appena diventato più grande e senza regole quella grandezza nuova sarebbe diventata il teatro di una guerra senza fine. Io diedi le regole, le mie regole certo, le regole che servivano alla Spagna, che era il paese da cui venivo, che era il paese che mi aveva dato i natali e che mi aveva aperto le porte di Roma attraverso mio zio. Non sono mai stato imparziale, non ho mai preteso di esserlo. Morì nell'agosto del 1503, forse avvelenato, dicono, forse dalla malaria, forse da qualcosa di più oscuro, preparato da mani che fingevano di servirmi. In quell'agosto di caldo opprimente, in quella Roma che d'estate diventava un forno di pietra e di umidità, il mio corpo cedette. Avevo 72 anni. Avevo vissuto per 72 anni in un modo che la maggior parte degli uomini non osa nemmeno immaginare. Avevo toccato il vertice assoluto del potere occidentale. Avevo commissionato bellezza e ordinato violenza. Avevo amato e strumentalizzato le stesse persone. Avevo costruito e distrutto alleanze con la stessa mano. Sono stato un buon papà? No, probabilmente. Non nel senso in cui la Chiesa intende la bontà di un pontefice. Sono stato un papa potente?
Sì, senza dubbi, senza riserve, senza necessità di aggiunte o qualifiche. Potente nel senso più pieno e più brutale del termine. E adesso voi, che vivete in un'epoca in cui i miei peccati sembrano lontani e quasi pittoreschi, giudicate pure. Giudicate con quella sicurezza tranquilla di chi guarda il passato dal sicuro del presente. Ma ricordatevi mentre lo fate che il mondo che voi considerate civile è stato costruito anche dal sudore e dal sangue di uomini come me. Uomini che non avevano paura di fare le scelte difficili. Uomini che sapevano che la storia non si fa con le preghiere, si fa con la volontà. Con la volontà, il coraggio di portarla fino in fondo e la solitudine di chi sa che quel coraggio nessuno, alla fine, ve lo perdonerà davvero. Sono Rodrigo de Borja, Alessandro VI, e non chiedo perdono a nessuno. La voce di Rodrigo si spegne lentamente, come si spegne la fiamma di una candela in una stanza senza vento. Lenta, dignitosa, consapevole di sé fino all'ultimo. Ma la storia dei Borgia non nasce né finisce con lui, perché dietro ogni grande uomo di potere, spesso, c'è una donna che quel potere lo ha nutrito, sostenuto, protetto. Una donna che ha pagato il prezzo più alto senza mai sedersi sul trono. Una donna che ha amato sapendo che quell'amore non avrebbe mai avuto il nome che meritava. Si chiamava Vannozza Cattanei, e adesso è lei che vuole parlarvi. Il mio nome è Giovanna de Cattanei, per chi vuole la precisione dei documenti notarili. Ma tutti mi hanno sempre chiamata Vannozza, un nome più caldo, più intimo, un nome che sembra fatto per essere sussurrato piuttosto che pronunciato ad alta voce nelle cerimonie ufficiali. E di sussurri nella mia vita ce ne sono stati tanti. Sono nata intorno al 1442, probabilmente a Mantova, anche se la mia vita vera è cominciata a Roma. Mantova era una città di signori raffinati, di corti dove la cultura e il potere si mescolavano in modo elegante, dove i Gonzaga avevano costruito qualcosa di raro, un luogo in cui la bellezza era considerata uno strumento di governo tanto quanto le armi. Forse è lì che ho imparato, ancora bambina, che le cose belle hanno un peso politico, che la grazia non è ornamento, è potere. Ma Roma era diversa. Roma era tutto moltiplicato per 10. Roma era al centro del mondo cristiano e allo stesso tempo la città più mondana, più carnale, più viva d'Italia. Una contraddizione permanente che la rendeva affascinante e pericolosa in egual misura. Arrivai a Roma giovane, con quella miscela di ingenuità e determinazione che hanno le ragazze intelligenti prima che il mondo insegni loro ad osarsi. Imparai in fretta. Roma insegna in fretta a chi vuole imparare. Avevo già un marito quando incontrai Rodrigo. Questo è uno di quei dettagli che la storia ama sottolineare, come se fosse una prova di colpevolezza, come se quella sola circostanza bastasse a spiegare tutto quello che venne dopo. Ma Roma nel 400 non era il mondo che vi hanno descritto nei libri di catechismo. Era un luogo dove il potere ecclesiastico e il piacere umano convivevano con una naturalezza che oggi farebbe scandalo e che allora era semplicemente la norma. I cardinali avevano amanti, i prelati avevano figli, i papi stessi avevano famiglie che non venivano nominate ufficialmente, ma che tutti conoscevano. Era un segreto di quelle dimensioni particolari che smette di essere un segreto e diventa semplicemente una convenzione. Il mio primo marito, Domenico d'Arignano, era un uomo onesto, un notaio, uomo di documenti e di legge, che viveva nel mondo delle certezze scritte e controfirmate.
Non era un uomo cattivo, era semplicemente un uomo ordinario. E io lo capii presto, forse troppo presto. Non ero una donna ordinaria, non nel senso dell'arroganza, nel senso di quella fame di vita, di significato, di intensità che certi esseri umani portano dentro come una brace che non si spegne mai del tutto. Rodrigo era cardinale, era potente, era affascinante, e quando dico affascinante non intendo soltanto il fisico, anche se non era uomo da passare inosservato. Rodrigo aveva una presenza fisica imponente, una voce che riempiva le stanze, un modo di muoversi che comunicava autorità senza sforzo, come se lo spazio intorno a lui si riorganizzasse spontaneamente per lasciarlo passare. Ma non era questo che mi prese, era qualcos'altro. Intendo quella qualità rara che hanno certi uomini di farvi sentire, quando parlano con voi, come se voi foste l'unica persona nella stanza, come se tutto il resto del mondo fosse uno sfondo e voi foste l'unico elemento a fuoco. Mi guardava con quella sua attenzione totale che era al tempo stesso un dono e una trappola. Perché quando qualcuno vi guarda così, quando qualcuno vi ascolta come se ogni vostra parola fosse preziosa, è molto difficile non cominciare a credere di esserlo davvero. Rodrigo aveva questo dono e io non fui la prima a capitolarci, né sarei stata l'ultima. Prima di me c'era stata Giovanna de Montreale, che gli aveva già dato un figlio. Dopo di me sarebbe arrivata Giulia Farnese, giovane e bellissima, la cosiddetta sposa di Cristo, come la chiamavano i romani, con quel loro gusto per la battuta sacrilega. Ma quello che nacque tra me e Rodrigo fu qualcosa di diverso da un semplice capriccio del cardinale. Lo so perché è durato, perché ha attraversato anni, matrimoni di convenienza che Rodrigo stesso mi procurava per darmi una copertura rispettabile davanti alla società. Dopo Darignano venni data in sposa a Giorgio della Croce, poi a Carlo Canale. Figli, dolori, separazioni, perché anche quando non ci vedevamo per mesi, quando lui era immerso nei giochi di potere della curia e io gestivo la mia vita, le mie locande, i miei affari. Sì, avevo degli affari. Ero una donna che sapeva come stare in piedi da sola nel mondo, una cosa non scontata nel 400. Anche allora, dicevo, sentivo che il filo tra noi non si era spezzato. Un filo sottile, a volte quasi invisibile, ma resistente come il filo di seta che i mercanti portavano dall'Oriente, leggero in apparenza, capace di reggere pesi enormi. I nostri figli. Cesare nacque nel 1475. Quando lo tenni in braccio per la prima volta, sentì qualcosa che non avevo mai sentito prima. La certezza. Non la gioia, quella arrivò dopo e fu grande, ma prima di tutto la certezza. La certezza che quel bambino avrebbe fatto cose grandi. Non lo pensai con le parole, lo sentii nel corpo, in quel modo in cui certe verità arrivano prima che la mente abbia il tempo di formularle. Aveva già da neonato una qualità negli occhi, non so come descriverla, se non dicendo che sembravano occhi che avevano già visto molto, come se quell'anima fosse arrivata al mondo con una memoria che gli altri non avevano. Crescendo, Cesare diventò esattamente quello che quel neonato prometteva. Brillante, freddo quando serviva, capace di tenerezze improvvise che sorprendevano perché erano rare. Com'era diverso da com'era con il resto del mondo. Con me
abbassava quella guardia perpetua, quella corazza che portava addosso come un'armatura invisibile. Erano momenti brevi, a volte brevissimi, ma erano reali e io li conservavo con cura, come si conservano le cose preziose. Giovanni arriva nel 1476, un anno dopo. Diverso da Cesare in tutto, fin dal primo respiro. Dove Cesare era concentrazione, Giovanni era dispersione. Dove Cesare costruiva, Giovanni bruciava. Non intendo questo come un giudizio, non giudico i miei figli, non ne ho il diritto, non ne ho il cuore. Intendo una descrizione. Giovanni era un bambino che si gettava nel mondo con tutto se stesso, senza calcolo, senza strategia, con quella generosità sconsiderata di chi non ha ancora imparato che il mondo non restituisce sempre quello che si dà. L'amavo quanto amavo Cesare, forse di più, perché sentivo che aveva bisogno di più protezione. Giovanni era fragile in un modo che lui stesso non avrebbe mai ammesso. Portava la fragilità nascosta, sotto strati di arroganza e violenza, come si porta un dolore cronico sotto una risata troppo forte. Quante volte ho visto quella risata? Quante volte ho riconosciuto sotto di essa qualcosa che faceva male? Lucrezia arrivò nel 1480. Era la mia luce. Lo dico senza sentimentalismi inutili, perché non sono una donna sentimentale. La vita non me lo ha permesso e probabilmente non avevo nemmeno la predisposizione naturale. Ma Lucrezia aveva qualcosa di raro, qualcosa che in tanti anni di vita non ho visto spesso. La capacità di restare se stessa in mezzo al caos, di attraversare le tempeste senza perdere il proprio centro. Aveva preso da suo padre l'intelligenza politica, quella capacità di leggere le situazioni e adattarsi senza mai apparire opportunista. E aveva preso da me, spero, ho sempre sperato di crederlo, una certa resilienza, la capacità di piegarsi senza spezzarsi, che è la qualità più difficile da costruire e la più utile da possedere. Geoffrey fu il più piccolo, il più lontano dalle grandi storie della famiglia. Non perché fosse meno amato, perché il destino, a volte, ha il buon gusto di risparmiare qualcuno. Quando Rodrigo diventò papa, nel 1492, la mia vita cambiò in modo che non avevo previsto. Non peggiorò immediatamente. Sarei disonesta a dire che peggiorò subito. Rodrigo continuò a provvedere a me e ai nostri figli con generosità. Continuò, a modo suo, a volermi bene. Ma tra noi si era inserito qualcosa di nuovo e di ingombrante. La storia. La storia con la S maiuscola. Quella che non perdona le ambiguità, che non lascia spazio alle mezze tinte, che pretende che ogni cosa abbia un contorno netto e una definizione precisa. Alessandro VI non poteva avere pubblicamente una compagna. Alessandro VI non poteva riconoscere apertamente i propri figli come figli propri. Lo fece, in alcuni casi, con documenti ufficiali che usavano formule legali tortuose, ma non poteva farlo con la semplicità e la dignità che quelle relazioni meritavano. E questo significava che io dovevo restare nell'ombra, non scomparire. Roma sapeva chi ero, Roma sapeva tutto, ma restare in quella zona grigia in cui le cose esistono senza essere ufficialmente riconosciute. Non mi lamento. Ho scelto questa vita. O forse questa vita ha scelto me. Spesso mi chiedo se esista davvero una differenza, se le nostre scelte siano davvero scelte o se siano semplicemente il modo in cui il destino si rivela
attraverso di noi, ma l'ombra ha un peso. E quel peso l'ho portato per anni, in silenzio. Un silenzio attivo, voglio precisare. Non il silenzio di chi si rassegna e si ritira. Il silenzio di chi sceglie con cura le proprie battaglie. Continuai a gestire i miei affari, le locande, le proprietà, gli investimenti che avevo costruito con intelligenza e pazienza nel corso degli anni. Avevo una reputazione nella Roma commerciale che non dipendeva dal nome di Rodrigo. Ero Vannozza Cattanei, una donna che sapeva come fare girare il denaro, come trattare con i fornitori, come mantenere le relazioni giuste con le persone giuste. Roma mi rispettava per questo, non perché amavo, per quello che ero capace di fare da sola. E poi ci fu la notte di giugno del 1497. La morte di Giovanni fu una ferita che non si è mai chiusa, non del tutto, non nel modo in cui le ferite vere si chiudono, con una cicatrice che rimane ma smette di fare male. Questa rimase aperta, sottile, come una crepa in una parete che non cade, ma non si aggiusta mai. L'ho saputo una mattina presto, quando ancora Roma dormiva, e il Tevere era grigio e immobile nella luce dell'alba. L'hanno trovato nel fiume, con 9 ferite, mio figlio. Il mio figlio difficile, capriccioso, eccessivo in tutto, nell'arroganza e nell'affetto, nella violenza e nella tenerezza. Quel figlio che mi aveva fatto arrabbiare 1000 volte e che io avevo rimproverato 1000 volte e che avevo amato 1000 volte, sempre, senza riserve, senza condizioni, con quella pienezza assoluta che solo i figli riescono a suscitare. Non so chi lo abbia ucciso. Allora non lo sapevo o non volevo saperlo, che è una cosa diversa ma che produce lo stesso risultato. Le voci correvano, come sempre corrono le voci a Roma. Si indicava Cesare, si parlava di rivalità tra fratelli, di gelosie, di torti subiti e vendicati. Non mi misi a indagare, non perché fossi indifferente alla verità, ma perché la verità, in quel caso specifico, avrebbe potuto portarmi in un luogo da cui non sarei tornata intera. Una madre non può credere che un figlio abbia ucciso l'altro. Fisicamente non può. Non è una questione di logica o di prove. È una questione di sopravvivenza. Se avessi guardato in faccia quella possibilità, avrei perso non 1, ma 2 figli. Giovanni alla morte e Cesare all'odio. E io non potevo permettermi di perdere entrambi. Così ho scelto di non sapere. Ho scelto di piangere Giovanni, senza cercare il colpevole tra le persone che amavo ancora. Era una forma di sopravvivenza, questo. Forse era una forma di codardia, non lo so. Forse le due cose, a volte, si assomigliano troppo per distinguerle. E forse la distinzione stessa è meno importante di quanti filosofi vogliano farci credere. Rodrigo pianse come non l'avevo mai visto piangere. Quel papa che aveva attraversato decenni di politica senza mai vacillare pubblicamente. Quel cardinale che aveva imparato a trasformare ogni emozione in strumento. Lo vidi piegarsi sotto quel dolore come si piega un albero sotto un peso che non aveva previsto. Fu una delle poche volte in cui lo vidi nudo, non di corpo, di anima. Gli anni che seguirono furono anni di trasformazione. Rodrigo divenne più duro, più cinico, più concentrato sul potere come unica certezza rimasta. Cesare costruì il suo impero in Romagna con una velocità e una determinazione che lasciavano senza fiato. Lucrezia attraversò il secondo matrimonio, poi la morte di Alfonso d'Aragona, poi Ferrara, e in ciascuno di questi passaggi io la guardavo da lontano,
senza poter fare altro che mandare lettere e pregare che quella forza che le avevo visto da bambina non si spezzasse. Ho vissuto a lungo. Sono morta nel 1518, quando avevo 76 anni, un'età straordinaria per l'epoca, un'età che ho guadagnato giorno per giorno, con la testardaggine silenziosa di chi ha deciso che il mondo non la butterà giù, che ha ancora cose da fare, ancora conti da tenere, ancora locande da gestire, ancora messe da ascoltare nella chiesa di Santa Maria del Popolo, dove avevo il mio banco, il mio posto, la mia piccola porzione di eternità in mezzo al caos di Roma. Nella vecchiaia feci molte opere di beneficenza. Gli storici le annotano quasi con sorpresa, come se non si aspettassero da me questa dimensione. Come se la donna che aveva amato un cardinale, poi diventato papa, non potesse anche essere una donna di fede, una donna che sentiva il peso delle proprie scelte e cercava, a suo modo, di bilanciarlo con il bene che poteva fare. Non chiesi assoluzione pubblica. Non mi flagellai davanti al mondo. Vissi con quello che ero stata, con quello che avevo fatto, con quello che avevo amato e perso. E trovai una forma di pace, non la pace dell'innocenza, che non era più mia da decenni, ma la pace di chi ha fatto i conti con se stesso e ha deciso di non fuggire dal proprio specchio. Ho visto morire Rodrigo nell'estate del 1503, quando il caldo di Roma era insopportabile e le mosche ronzavano intorno ai fiori già appassiti. Ho ricevuto la notizia in silenzio. Ho pianto in privato, come avevo sempre fatto con tutto ciò che riguardava lui. Ho poi continuato la mia giornata, perché questo si fa quando si è donne di quella tempra. Si continua. Ho visto Cesare perdere tutto: il ducato, gli eserciti, gli alleati, la salute, e morire in Spagna su un campo di battaglia anonimo che non meritava un uomo della sua statura. Ho pensato spesso a quella morte. Cesare, che aveva attraversato le campagne militari di mezza Italia senza uno graffio rilevante, che aveva sedotto e sconfitto principi e signori con quella sua intelligenza affilata come una lama, morire in uno scontro minore, in una pianura spagnola che non sapeva nemmeno chi aveva appena perso. La storia a volte è crudele in modo quasi deliberato. Ho visto Lucrezia diventare duchessa di Ferrara, circondarsi di artisti e poeti, costruirsi una vita che era finalmente sua, anche se costruita su fondamenta che altri avevano deciso. L'ho vista fiorire lontano da Roma, lontano dai Borgia, lontano da tutto quel peso, e mi sono sentita, per la prima volta in molti anni, qualcosa di simile alla gioia. Ho fatto bene, in fondo. Nella vita ho fatto bene. Ho gestito le mie locande, le mie proprietà, con competenza e onestà. Ho cresciuto figli che hanno cambiato il mondo, nel bene e nel male, certo, ma lo hanno cambiato in modi che ancora oggi si studiano, si raccontano, si discutono. Ho amato un uomo potente, senza lasciarmi distruggere dalla sua potenza. Ho perso un figlio e sono rimasta in piedi. Ho invecchiato con dignità in una città che non perdona la debolezza. E ho amato un uomo che non ho mai potuto chiamare mio davanti al mondo. Rodrigo de Borca, Alessandro VI, il papa più discusso, più amato, più odiato del suo tempo. Quell'uomo con la voce che riempiva le stanze e gli occhi che vedevano tutto, quell'uomo era mio, in un modo che nessun documento notarile avrebbe mai potuto certificare e che nessuna scomunica avrebbe mai potuto cancellare. È abbastanza?
Non lo so, forse non è la domanda giusta. Forse la domanda giusta non è se sia abbastanza, ma se sia stato reale. E la risposta a quella domanda la conosco senza esitazioni. Era reale. Era tutto reale. Ed è la storia che ho vissuto e non la cambierei. La voce di Vannozza si spegne lentamente, come si spegne la fiamma di una candela in una stanza senza vento. Lenta, dignitosa, consapevole di sé fino all'ultimo. Ma la storia dei Borgia non nasce né finisce con lei, perché dietro ogni grande uomo di potere spesso c'è una donna che quel potere lo ha nutrito, sostenuto, protetto. Una donna che ha pagato il prezzo più alto senza mai sedersi sul trono. Vannozza fu quella donna e adesso dobbiamo seguire il cammino di chi su quel trono ci salì davvero. O quasi. Il figlio più temuto, il figlio più brillante, l'uomo che Machiavelli studiò come si studia un fenomeno della natura. Cesare Borgia, il Valentino. Non ho mai voluto essere prete. Lo dico subito, senza preamboli, senza il tono morbido di chi cerca di farsi perdonare una verità scomoda. Questa è la verità che definisce tutto il resto della mia esistenza. Ogni scelta che ho fatto, ogni rottura, ogni conquista, ogni tradimento, tutto parte da lì, da quella frase, da quella certezza che avevo dentro fin da quando ero abbastanza grande da capire cosa significasse indossare la porpora. Mio padre mi aveva destinato alla carriera ecclesiastica fin da quando ero bambino. Lo capisco. La logica era impeccabile dal suo punto di vista. Un figlio illegittimo di un cardinale potente aveva davanti a sé due strade, la spada o la croce. E mio padre, che era un uomo di chiesa prima che un uomo di guerra, pensava di conoscere abbastanza bene i propri figli da saper scegliere quale strada adatta a ciascuno. Vedeva in me l'intelligenza, la pazienza strategica, la capacità di leggere le situazioni e aspettare il momento giusto. Pensava che queste qualità si adattassero al mondo della curia, alle trattative diplomatiche, ai concistori, ai documenti. Si sbagliava. Quelle qualità si adattavano al campo di battaglia, si adattavano alla politica militare, alla guerra intesa non come massacro, ma come geometria, come la soluzione più diretta a un problema complesso. Si adattavano al governo diretto dei territori, non alla diplomazia curvilinea dei corridoi vaticani, dove ogni cosa viene detta e non detta contemporaneamente, dove le parole scivolano come seta su marmo senza mai afferrare niente di solido. Sono diventato cardinale a 18 anni. 18 anni. Avevo la porpora addosso e dentro di me c'era qualcosa che fremeva, che scalciava, che non trovava pace in quella vita fatta di cerimonie e conclavi e pranzi interminabili con prelati che parlavano di teologia, quando in realtà parlavano di potere, il che sarebbe stato anche accettabile se almeno lo avessero fatto con onestà. Ho aspettato, ho imparato, ho studiato. Non sprecai quegli anni, voglio che sia chiaro. Li usai. Imparai la struttura del potere ecclesiastico dall'interno, capii come funzionavano le alleanze tra le grandi famiglie italiane, studiai le campagne militari dei condottieri che avevo sempre ammirato, Francesco Sforza, Bartolomeo Colleoni, Federico da Montefeltro. Uomini che avevano trasformato la guerra in un'arte, uomini che mi mostravano cosa fosse possibile fare se si possedevano le qualità giuste e si aveva il coraggio di usarle. Perché questo è il segreto che nessuno capisce di me, che la mia violenza non era mai casuale. Non ero un bruto. Non ero un assassino che agiva per istinto o per piacere. Ero un architetto. Costruivo con la stessa precisione con cui altri costruiscono cattedrali, solo che i miei materiali erano gli eserciti, le alleanze, le paure degli uomini, i vuoti di potere che si aprivano come crepe in una muratura e che andavano riempiti prima che qualcun altro lo facesse al posto mio. Nel 1498 mio fratello Giovanni morì nel Tevere. E io rimasi l'unico figlio maschio di Alessandro VI, capace di portare avanti le ambizioni politiche della famiglia. Non dico questo per suggerire quello che probabilmente alcuni di voi stanno pensando. Dico questo perché è la realtà storica. Con Giovanni vivo, mio padre aveva distribuito i ruoli in un certo modo. Con Giovanni morto, tutto doveva essere ridisegnato. Rinunciai alla porpora.
Fui il primo cardinale nella storia della Chiesa a rinunciare formalmente al cardinalato. Un atto che scandalizzò tutti, che fece discutere tutta Roma, che i miei nemici usarono come prova di arroganza e i miei ammiratori come prova di coraggio. Era semplicemente la cosa giusta da fare. Era la scelta che avevo aspettato di poter fare per anni. E quando finalmente fu possibile, non esitai un secondo. Luigi XII di Francia mi diede il ducato di Valentinois in cambio del supporto papale al suo matrimonio con Anna di Bretagna. Un accordo politico pulito, senza abbellimenti. Divenni il Valentino, un nome che suonava straniero, quasi beffardo, ma che io portai con una soddisfazione profonda. Perché il Valentino non era un cardinale travestito da soldato. Era qualcosa di nuovo. Era qualcosa che l'Italia non aveva ancora visto in quella forma. Un uomo che univa la legittimità del potere papale alla forza militare di un condottiero, senza sentirsi in contraddizione con nessuno dei due. Sposai Charlotte d'Albret, sorella del re di Navarra. Un matrimonio politico, certo. Ma Charlotte era una donna intelligente e dignitosa, e in quei pochi mesi che passammo insieme, prima che le campagne militari mi portassero lontano, trovai in lei una compagnia che non mi aspettavo. Non fu la grande storia d'amore, ma fu reale nella sua misura, e la rispettai. La mia campagna di conquista in Romagna cominciò nel 1499. La Romagna era allora un patchwork di signorie piccole e inefficienti, governate da tirannelli locali che si odiavano tra loro e che opprimevano le loro popolazioni con la stessa casuale brutalità con cui un bambino schiaccia un insetto, non per odio, non per strategia, semplicemente perché può farlo e nessuno glielo impedisce. Caterina Sforza a Forlì, Giovanni Sforza a Pesaro, Pandolfo Malatesta a Rimini, Astorre Manfredi a Faenza. Ognuno nel suo piccolo feudo, convinto che il proprio angolo di terra fosse un regno. Io arrivai con gli eserciti francesi e con qualcosa di più sottile, un progetto. Volevo costruire uno Stato centrale nell'Italia centrale. Non per la gloria personale. La gloria personale è una cosa che si ottiene come conseguenza, non come obiettivo. L'obiettivo era strutturale. Volevo dare all'Italia quello che le mancava da secoli. Un governo forte, capace di resistere alle invasioni straniere che si susseguivano con una frequenza che avrebbe dovuto far vergognare tutti noi italiani, capace di parlare con voce unica in un continente che si stava riorganizzando intorno a grandi monarchie nazionali. Era un sogno? Forse. Ma era anche un'analisi lucida della situazione geopolitica dell'epoca. E Machiavelli, che non era uomo da ammirare i sognatori, lo capì. Prendevo le città con la forza quando necessario, con la diplomazia quando possibile. Imola cadde in pochi giorni. Forlì resistette di più. Caterina Sforza era una donna coraggiosa, lo riconosco senza riserve, una donna che aveva difeso le sue rocche con una determinazione che avrei ammirato in chiunque altro. Ma alla fine cedette anche lei. Pesaro, Rimini, Faenza, Cesena, Urbino, una dopo l'altra, come tessere di un mosaico che prendeva forma. Ero generoso con chi si arrendeva in modo intelligente. Portavo ordine dove c'era caos. Costruivo strade, miglioravo l'amministrazione, riducevo le tasse arbitrarie che i vecchi signori imponevano senza logica. I popoli della Romagna, contrariamente a quello che i miei nemici hanno scritto, non mi vissero come un oppressore. Molti mi videro come una liberazione dalla tirannia dei piccoli signori locali. Non dico questo per compiacimento. Lo dicono i documenti, le cronache dell'epoca, le lettere degli ambasciatori stranieri che osservavano con attenzione cosa stava succedendo in quella parte d'Italia. Primirro dell'Orqua era uno dei miei luogotenenti. Un uomo efficiente, brutale nella misura che io stesso avevo richiesto quando era necessario tenere il territorio appena conquistato. Ma a un certo punto capii che la sua brutalità stava diventando un problema politico. I popoli della Romagna lo temevano in modo eccessivo, un timore che rischiava di trasformarsi in odio generalizzato verso di me, che ne ero il mandante. E io non avevo bisogno di odio. Avevo bisogno di popoli che mi rispettassero abbastanza da collaborare, da pagare le tasse, da non sollevarsi alla prima occasione. Una mattina di dicembre del 1502, i cittadini di Cesena si svegliarono e trovarono Rimirro dell'Orqua in piazza, tagliato in due, con accanto il coltello e il ceppo insanguinato. Un messaggio doppio, preciso come un teorema geometrico. Io so cos'è stata la brutalità, e io so anche come punirla. Il popolo della Romagna capì che non avrei tollerato eccessi nemmeno dai miei. Questo è il tipo di comunicazione che le parole non possono fare.
Machiavelli era ad Imola quell'anno, come ambasciatore fiorentino. Aveva ricevuto l'incarico di osservarmi, di capire chi fossi e cosa volessi, di riferire a Firenze ogni mia mossa. Lo ricevetti più volte, parlammo a lungo. Era un uomo acuto, con quella qualità degli intellettuali veri di non avere paura di vedere le cose come sono, senza il filtro dell'ideologia o della morale convenzionale. Lo rispettai per questo. Non lo sapevo allora, ma stava costruendo con le mie azioni e con le nostre conversazioni un ritratto che sarebbe sopravvissuto secoli. Il Principe. Quel libro che ancora oggi la gente legge con una miscela di ammirazione e orrore, incapace di decidere se ammirarmi o condannarmi, e che finisce per fare entrambe le cose contemporaneamente, il che è forse il destino più onesto che potessi aspettarmi. La congiura di Sinigallia fu il mio capolavoro. Nel gennaio del 1503, i condottieri che avevano tradito la mia causa, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Giampaolo Baglioni, i fratelli Orsini, credevano di venire a un incontro di riconciliazione. Credevano che io fossi disposto a dimenticare. Non conoscevano abbastanza bene il Valentino. Li feci entrare, li feci sedere, li feci sentire al sicuro. E poi chiusi le porte. Vitellozzo e Oliverotto furono strangolati quella stessa notte. Gli altri seguirono a breve. Machiavelli scrisse che quell'azione fu un esempio di come si dovesse trattare con i traditori. Aveva ragione, non per crudeltà, per logica. Chi tradisce una volta tradirà di nuovo, e lasciarlo in vita è semplicemente differire il problema. Il punto di svolta fu la morte di mio padre, nell'agosto del 1503. Eravamo entrambi malati, probabilmente avvelenati dalla malaria, forse da qualcosa di più deliberato. Le teorie abbondano e nessuna è mai stata provata in modo definitivo. Mio padre morì. Io sopravvissi, ma a malapena, febbricitante per settimane, incapace di muovermi, incapace di agire nel momento in cui avrei dovuto agire più velocemente che mai. E mentre io giacevo nel letto, consumato dalla febbre, il mondo che avevo costruito cominciò a sfaldarsi. Perché senza mio padre tutto cambiava. La mia forza non era mai stata solo militare. Era la combinazione di forza militare e autorità papale. Senza il Papa ero un condottiero con un esercito. In Italia del 400, i condottieri con gli eserciti erano una merce abbastanza comune, non abbastanza rara da non poter essere neutralizzata. Il nuovo Papa Pio III durò meno di un mese. Poi arrivò Giulio II, Giuliano della Rovere, un uomo che aveva atteso il pontificato per 30 anni, che aveva passato quegli anni in esilio per sfuggire a mio padre, e che non aveva dimenticato niente. Lo usai per il conclave, gli garantii il supporto dei cardinali che dipendevano da me. Mi promise in cambio la conferma delle mie posizioni in Romagna. Non mantenne nessuna promessa. Non me l'aspettavo davvero. Ho perso tutto nell'arco di 2 anni. I territori che avevo conquistato si dissolsero come neve al sole di marzo. I signori locali che avevo cacciato tornarono. I miei alleati, che erano stati alleati di convenienza quando ero forte, scomparvero quando diventai vulnerabile, esattamente come avrebbero dovuto fare, esattamente come avrei fatto io al loro posto. Fui arrestato nel 1504, trasferito in Spagna, rinchiuso nel castello di La Mota, a Medina del Campo. Una fortezza solida, ben sorvegliata, costruita per non essere abbandonata dai suoi ospiti non volontari. Ma il castello di La Mota non aveva incontrato me in un momento di disperazione. Organizzai la fuga con la stessa metodicità con cui avevo organizzato le campagne militari. Scappai calandomi dalle mura con una corda nella notte tra il 25 e il 26 ottobre del 1506. Uno dei miei accompagnatori si ruppe le gambe nella caduta. Io mi ruppi qualcosa di meno visibile ma di più duraturo: la certezza di poter tornare. Trovai rifugio presso mio cognato Jean d'Albret, re di Navarra. Combattei al suo servizio. Cercai di ricostruire qualcosa, qualunque cosa, un punto d'appoggio da cui ricominciare. E lì, in una pianura spagnola di nome Viana, che non aveva niente della grandezza italiana che avevo respirato per tutta la vita, morii. Era il 12 marzo del 1507. Avevo 31 anni. 31 anni. Pensateci, tutto quello che vi ho raccontato, le conquiste, le battaglie, le costruzioni politiche, i tradimenti, le vittorie, la caduta, tutto in 31 anni. La maggior parte degli uomini a 31 anni sta ancora cercando di capire chi è. Io avevo già costruito un ducato, perso un ducato, impressionato il più grande pensatore politico del mio tempo e vissuto abbastanza da accumulare più nemici che anni.
Morì combattendo almeno. Non nel letto, non avvelenato, non in prigione. In campo aperto, con la spada in mano, circondato da soldati che non sapevano nemmeno chi avevano di fronte. Fu trovato con più di 25 ferite addosso. 25. Come se il corpo avesse dovuto essere convinto a fermarsi. La storia mi ha condannato e mi ha glorificato in egual misura, e spesso nelle stesse pagine. Mi hanno chiamato mostro, mi hanno chiamato genio, mi hanno usato come specchio per parlare del potere, dell'ambizione, della morale in politica, della differenza tra ciò che è giusto e ciò che è necessario. Una differenza che i filosofi continuano a discutere e che io avevo risolto a modo mio molto prima di loro. Non mi difendo, non ne ho bisogno. I secoli hanno già pronunciato il loro giudizio, e quel giudizio è ambivalente come lo sono stati io. Non un eroe, non un villain, qualcosa di più complicato e di più interessante di entrambi. Dico solo questo. Ho vissuto come ho scelto di vivere, nella misura in cui quella scelta fu davvero mia. Ho costruito qualcosa che non è sopravvissuto, ma che mentre esisteva era reale. Più reale di 1000 principati costruiti sulla paura e sulla mediocrità e sulla prudenza eccessiva di chi non osa mai abbastanza. Avrei potuto fare di più con più tempo? Certamente. Avrei cambiato qualcosa? Forse Sinigallia avrei fatto diversamente, non perché fosse sbagliata, ma perché accelerò certi processi che avrei preferito gestire con più calma. Forse avrei costruito alleanze più robuste, meno dipendenti dalla figura di mio padre. Forse avrei capito prima che il tempo stava per finire e avrei mosso pezzi diversi sulla scacchiera. Ma questi sono i ragionamenti dei sopravvissuti. E io non sono sopravvissuto. Sono stato Cesare Borgia, il Valentino. E questo basta. La voce di Cesare si chiude come si chiude un libro di storia, con quella strana malinconia che accompagna le esistenze bruciate troppo in fretta, quelle fiamme che illuminano abbaglianti e si spengono prima che gli occhi abbiano finito di abituarsi alla luce. Ma la famiglia Borgia non era fatta solo di ambizione militare e potere politico. Aveva anche le sue ombre più umane, i suoi personaggi dimenticati, coloro che portavano il nome senza avere la forza o la volontà di reggerne il peso. Giovanni Borgia, duca di Gandia, era uno di loro, il figlio amato e scomodo, il fratello ingombrante, l'uomo che la storia ha ricordato principalmente per come è morto, non per come è vissuto. Adesso tocca a lui. Sapete cosa significa crescere all'ombra di un fratello come Cesare? Non lo sapete. Non potete saperlo, a meno che non abbiate vissuto qualcosa di simile nella carne vostra. Quella sensazione di confronto permanente, invisibile eppure costante, come un rumore di fondo che non smette mai, come l'acqua che gocciola su una pietra. Piano, sempre allo stesso punto, finché la pietra non cede. Ogni cosa che fai viene misurata, consciamente o no, su un metro che non hai scelto tu e che non puoi cambiare perché non esiste misura diversa quando il termine di paragone è tuo fratello. Non sto cercando la vostra compassione, non l'ho mai cercata da nessuno in vita, ma voglio che capiate da dove parto. Voglio che capiate il terreno su cui sono cresciuto, perché quella comprensione è necessaria per giudicarmi, e tutti, alla fine, giudicate. Io mi chiamo Giovanni Borgia. Sono il secondo figlio di Rodrigo e Vannozza Cattanei. Nato nel 1476, un anno dopo Cesare. Un anno di differenza tra me e lui. Eppure sembravano secoli. Non nel senso dell'età. Crescemmo insieme, giocammo insieme, litigammo insieme con quella violenza fraterna che solo chi ha un fratello conosce davvero. Ma nel senso di quello spazio intangibile che si crea tra due persone quando una di esse è chiaramente destinata a qualcosa di grande e l'altra lo capisce e non sa cosa farsene di quella consapevolezza. Cesare era tutto quello che un figlio di Rodrigo Borgia avrebbe dovuto essere. Intelligente con quella intelligenza fredda e precisa che non sbaglia mai il colpo, che calcola prima di agire, che trasforma ogni situazione in un problema da risolvere e ogni persona in una variabile da gestire. Capace di leggere gli uomini come si legge una mappa, con quella stessa distanza, quella stessa oggettività che trasforma il territorio vivente in linee astratte su carta. Disciplinato quando la disciplina serviva,
feroce quando la ferocia era necessaria, sempre al momento giusto, sempre nella misura giusta. Io ero diverso, ero impulsivo, lo so, l'ho sempre saputo, anche quando non lo ammettevo. Ero generoso quando mi andava, con quella generosità tumultuosa di chi dà tutto d'impulso e poi si pente o non si pente, a seconda dell'umore del giorno. E crudele quando la rabbia mi prendeva, con quella crudeltà disordinata che non è strategia, ma esplosione. La cosa opposta di Cesare, che era crudele come si è geometrici, con precisione e senza rabbia. Queste due cose si alternavano in me senza un ordine che riuscissi a controllare. Non ero pazzo, ero squilibrato. C'è una differenza, anche se da fuori può sembrare la stessa cosa. Amavo il lusso. Amavo le vesti ricamate, i cavalli belli, i banchetti lunghi, le donne che sanno ridere forte e non si preoccupano di sembrare rispettabili. Amavo Roma con quella sua capacità di offrire piaceri di ogni tipo a chi aveva il denaro e il nome per permetterseli. E io avevo entrambe le cose, che è una circostanza che aiuta poco a sviluppare il carattere di chi non lo ha già robusto di natura. Amavo anche la guerra, ma in modo romantico e scriteriato, non nel modo calcolato di Cesare. La amavo come si ama un'avventura, per il brivido dell'imprevisto, per la gloria che immaginavo potesse derivarne, per quel senso di vivere completamente che certe situazioni estreme sanno dare. Non per la tecnica, non per la strategia, per l'ebbrezza, la gloria. Quante sciocchezze si fanno in nome della gloria? Quante decisioni sbagliate, quante imprudenze, quante mattinate successive con il mal di testa e le conseguenze da gestire. Mio padre mi amava. Di questo sono convinto, anche adesso, anche con tutto quello che è successo. Mi amava con quella forma di amore complicato che i padri potenti riservano ai figli difficili. Una miscela di affetto autentico e profondo, frustrazione mal nascosta che spesso diventava impazienza, e aspettative che non smettono mai di essere deluse, non perché il figlio sia sbagliato, ma perché quelle aspettative non erano state calibrate sulla persona reale, ma su una versione ideale che non è mai esistita. Mia madre Vannozza mi amava diversamente. Mia madre mi amava per quello che ero, non per quello che avrei potuto diventare. Questa è la differenza tra l'amore di un padre e quello di una madre, almeno nella mia esperienza. Il padre vede il potenziale e ama il potenziale. La madre vede il figlio e ama il figlio. Non so quale dei due sia l'amore più grande. So che il secondo è il più necessario. Mio padre mi nominò Duca di Gandia quando avevo appena 20 anni. Era un titolo importante, legato ai possedimenti spagnoli della famiglia Borgia. Mi mandò in Spagna a sposare Maria Enríquez de Luna, cugina del re Ferdinando d'Aragona. Una donna nobile, dignitosa, composta in quel modo castigliano che sa di pietra antica e di preghiera mattutina. Non meritava il marito che le toccò in sorte, lo so. Lo sapevo anche allora, in quei momenti di lucidità che avevo e che sprecavo quasi sempre, perché la lucidità senza il coraggio di agire di conseguenza è inutile quanto l'ignoranza. Non ero un marito terribile nei grandi gesti. Non la maltrattai. Le fui fedele nelle forme, nei periodi in cui stavo in Spagna. Ma ero terribile nelle piccole cose quotidiane, quelle che costruiscono o distruggono un matrimonio ogni giorno, mattina dopo mattina. La mia instabilità d'umore, i miei eccessi quando tornavo a Roma, la mia incapacità di restare fermo in un posto abbastanza a lungo da costruire qualcosa con pazienza e dedizione. Maria lo sopportò con quella dignità silenziosa che alcune donne sanno avere e che è forse il tipo di forza più difficile da riconoscere perché non fa rumore. Avemmo un figlio, Juan, che portava il mio nome. Un bambino che vidi poco, che conobbi male e di cui penso ancora con qualcosa che assomiglia alla vergogna. Non la vergogna del padre cattivo, non lo fui, non in modo deliberato. La vergogna del padre assente, che è forse peggio perché è più difficile da giustificare. Tornai a Roma nel 1496. Roma era diversa dall'Italia che avevo lasciato. O forse ero io diverso. O forse erano entrambe le cose che erano cambiate nella misura in cui tutto cambia quando ci si allontana e poi si torna. Era più tesa, più pericolosa, più carica di rivalità che covavano sotto la superficie raffinata delle cerimonie papali.
Il pontificato di mio padre aveva trasformato la città in un campo di forze dove ogni famiglia nobile, ogni cardinale, ogni ambasciatore straniero stava giocando una partita composta altissima. E io, con la mia tendenza a non vedere i pericoli fino a quando non mi erano addosso, mi immersi in quella Roma come se fosse un gioco. Come se fosse ancora la città della mia adolescenza, quella dei banchetti e delle corse a cavallo e delle notti che finivano all'alba. Mio padre mi nominò capitano generale della Chiesa e mi mandò a combattere gli Orsini, la potente famiglia romana che aveva sempre rappresentato un ostacolo al potere papale. Quella campagna fu un disastro. Non un disastro totale, non una disfatta assoluta. In certi momenti mostrai anche qualità militari che non erano disprezzabili, ma abbastanza disastrosa da rendermi chiaro, a me e a tutti quelli che mi osservavano, che il campo di battaglia nella sua forma reale, quella fatta di logistica, di decisioni rapide sotto pressione, di leadership che deve essere guadagnata ogni giorno davanti agli uomini che ti seguono, non era il mio luogo naturale. Almeno non in quella guerra, in quella situazione. Tornai a Roma con una reputazione ammaccata e un orgoglio ferito, che è la combinazione peggiore che possa capitare a un uomo come me, perché l'orgoglio ferito, senza la saggezza di elaborarlo, diventa arroganza difensiva, comportamento eccessivo, la necessità di dimostrare qualcosa che non si riesce a dimostrare nel modo giusto. Quell'estate e quell'autunno del 1496 e del 1497 furono un periodo di eccessi. Non entro nei dettagli. Roma li conosceva tutti, e la sua memoria su queste cose è vivace e impietosa. Dirò soltanto che feci cose di cui non vado fiero, che ferii persone che non lo meritavano, e che in tutto questo mio padre guardava con quella sua espressione di frustrazione trattenuta che conoscevo benissimo e che non riuscivo mai, nonostante le buone intenzioni, a non provocare. Giugno del 1497. Ho pensato spesso a quella notte. Ho ripercorso ogni momento nella lunga infinità del tempo che ho avuto dopo per riflettere. C'era una cena nella vigna della madre di Adriana de Mila, la governante di Lucrezia. C'era buon vino. C'era la leggerezza di chi non pensa alle conseguenze. E c'era uno sconosciuto, un uomo mascherato che avevo già incontrato in qualche occasione precedente, che mi era sembrato affascinante in quel modo misterioso che certi incontri notturni romani sanno avere. Ho lasciato la cena a cavallo, di notte, con quel misterioso compagno e con i miei servi. A un certo punto fermai il gruppo e dissi ai servi di aspettarmi. Andai avanti solo con lo sconosciuto. Da quella notte non tornai indietro. Il mattino seguente, il mio cavallo fu trovato che vagava da solo con il piede impigliato nella staffa. Giorni dopo, un barcaiolo tirò su dalla rete il mio corpo. 9 ferite. Vestiti ancora addosso, il denaro ancora in tasca. Non una rapina. Qualcosa di più deliberato, di più personale, di più accuratamente pianificato. Chi lo fece? Non lo so con certezza. Le voci hanno sempre indicato Cesare. I motivi non mancherebbero. I 2 fratelli avevano tensioni profonde, io avevo fatto cose che potevano giustificare una vendetta, e Cesare era un uomo che non lasciava le cose a metà. Ma io non voglio condannare mio fratello senza certezze, perché se sbagliassi, se Cesare fosse innocente di questa cosa specifica tra tutte quelle di cui lo si accusa, allora avrei fatto un'ingiustizia. E le ingiustizie, anche da morti, pesano. Mio padre pianse come un uomo spezzato. Questo mi è stato raccontato da chi era lì. I testimoni lo descrissero rinchiuso per giorni, inconsolabile, incapace di svolgere i suoi doveri pontificali. Quello che avrei dato per vederlo, da vivo, piangermi così. Forse avrebbe cambiato qualcosa. Forse avrei capito che il suo amore era reale, che non era solo aspettative e frustrazione. O forse no. Forse ero troppo perso nella mia versione del mondo per vederlo. Ho amato Roma, ho amato la vita, anche quando la trattavo male. Ho avuto momenti di gioia autentica, non la gioia controllata di Cesare, non la gioia silenziosa di Lucrezia, ma una gioia rumorosa, sconsiderata, del tutto inadeguata alle circostanze. Quella gioia che si prova quando si è completamente nel momento senza pensare a prima o a dopo. Sono stato debole. Lo ammetto con quella chiarezza che arriva solo quando non si ha più niente da perdere o da guadagnare. In una famiglia di Borgia, essere deboli era il peggiore dei peccati. Peggio del tradimento, quasi.
perché il tradimento può essere una forma di intelligenza, una scelta strategica. La debolezza è soltanto debolezza. Ma forse, e lo dico con quella sincerità spoglia che non mi permettevo da vivo, forse essere stati umani, pienamente, disordinatamente, irrimediabilmente umani, è qualcosa che vale la pena di essere stati. Anche in mezzo ai Borgia, anche all'ombra di Cesare, anche con tutti gli errori, tutte le occasioni sprecate, tutti i rimorsi che una vita come la mia non può fare a meno di accumulare. Sono vissuto 21 anni. 21 anni intensi, sbagliati, vivissimi, e non li rimpiango. Giovanni si allontana, portando con sé quella malinconia quieta di chi ha capito se stesso troppo tardi, di chi ha visto con chiarezza solo quando non c'era più niente da fare con quella chiarezza. E ora arriviamo all'ultima voce di questa storia, la più famosa, la più discussa, la più calunniata e forse la più fraintesa di tutti i Borgia. Una donna che il suo tempo ha trasformato in un mito oscuro, la donna dei veleni, la complice dei fratelli, la bellezza che nascondeva il tradimento. La storia vera è molto più complessa, molto più umana. Si chiama Lucrezia, Lucrezia Borgia, e ha qualcosa da dirvi. Ho sentito quello che dicono di me. L'ho sentito tutta la vita. E lo sento ancora, attraverso i secoli, in quei libri e in quei romanzi, e in quelle rappresentazioni teatrali che mi hanno trasformata in qualcosa che non sono mai stata. Una donna dai capelli d'oro e dal cuore di ghiaccio. Una avvelenatrice seriale. Una seduttrice che portava il veleno in un anello cavo con un meccanismo segreto, pronta a versarlo nel bicchiere del nemico con un sorriso sulle labbra e lo sguardo innocente. È una bella storia, devo ammetterlo. Non è la mia. Io mi chiamo Lucrezia Borgia. Sono nata nel 1480, quasi certamente a Subiaco o a Roma. Le fonti discordano su questo dettaglio geografico che, a pensarci bene, dice già qualcosa sulla mia vita. Perfino il mio inizio è conteso, discusso, incerto. Sono la figlia di Rodrigo e Vannozza Cattanei, la sorella di Cesare, Giovanni e Geoffrey. La più giovane dei Borgia di primo piano, quella che arrivò quando la famiglia era già in piena ascesa e che crebbe nel calore e nell'ombra di quella potenza contemporaneamente. Mio padre mi amava, di questo sono certa. Mi amava con quella tenerezza speciale che certi padri riservano alle figlie, una tenerezza che in Rodrigo Borgia era sempre mescolata alla lucidità politica, ma che non per questo era meno reale. Mi chiamava con i diminutivi, mi portava con sé alle cerimonie quando ero bambina, mi guardava crescere con quell'espressione che riconosco ancora adesso, dopo tutto, come orgoglio genuino, ma mi usò. Anche questo è certo, con la stessa certezza dell'amore. Mi usò perché era la cosa naturale da fare, dal punto di vista della logica del potere, in cui viveva immerso fino al midollo. Le figlie delle famiglie potenti erano strumenti di alleanza. Era la norma, era la grammatica del tempo. E Rodrigo Borgia, che quella grammatica l'aveva inventata in parte, non avrebbe potuto, non avrebbe saputo comportarsi diversamente anche se l'avesse voluto. Crebbi sapendo questo. Non lo seppi a parole, non me lo disse nessuno in modo esplicito. Lo capii osservando. Osservando come le donne intorno a me, mia madre Vannozza, Adriana De Mila che mi fece da tutrice, Giulia Farnese che viveva sotto lo stesso tetto, navigavano il mondo. Come calibravano ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso in rapporto a quello che serviva in quel momento. Come trasformavano la limitazione in arte. Imparai da tutte loro. E imparai in fretta. Il mio primo fidanzamento formale avvenne quando avevo 10 anni. 10 anni. Con Cherubino Juan de Centelles, un nobile valenciano. Poi quell'accordo saltò e ne seguì un altro con Gaspar de Procida. Anche quello saltò. Mio padre usava i fidanzamenti come pedine tattiche. Se cambiava la situazione politica, cambiava la pedina.
Io ero la pedina. Non me ne lamentai. Non avevo ancora l'età per lamentarmi in modo consapevole, e poi la pedina non decide come viene mossa. Il primo matrimonio vero fu con Giovanni Sforza, signore di Pesaro, nel 1492. Avevo 13 anni. Lui ne aveva 27. La cerimonia si tenne nel Palazzo Apostolico Vaticano, con un fasto che Roma non dimenticò per anni. Banchetti, danze, spettacoli, un lusso ostentato che era anche un messaggio politico. I Borgia erano arrivati al vertice e volevano che tutti lo sapessero. Giovanni Sforza era un uomo mediocre. Non lo dico con disprezzo. La mediocrità non è una colpa, è semplicemente uno stato della realtà. Era fisicamente presentabile, non particolarmente intelligente, non particolarmente crudele, non particolarmente generoso. Aveva quella qualità delle personalità deboli di oscillare tra l'arroganza quando si sentiva al sicuro e la viltà quando si sentiva minacciato. Non fu un marito terribile, fu un marito vuoto, che è a suo modo peggio. Vissi a Pesaro con lui per qualche anno. Una città di provincia, tranquilla, lontana dal turbine di Roma. Lontana da mio padre, da Cesare, da tutto il peso e tutto il calore della famiglia. Fu un periodo strano, sospeso, come una nota tenuta troppo a lungo prima di risolversi. Quando mio padre decise che l'alleanza con gli Sforza non serviva più, il matrimonio fu annullato nel 1497. Giovanni Sforza, umiliato dall'abbandono politico, si vendicò nel modo più basso e più efficace che aveva a disposizione. Dichiarò pubblicamente che il matrimonio non era stato consumato per impotenza sua, un'accusa che serviva ai fini legali dell'annullamento, ma che lasciava intendere ben altro sulle ragioni di quella presunta castità forzata. I pettegolezzi si diffusero con quella velocità che Roma riserva alle notizie scandalose. Si disse che le vere ragioni dell'annullamento erano altre. Si disse che tra me e mio padre c'era qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Si disse che tra me e Cesare c'era qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Si disse tutto quello che si poteva dire di più oscuro e di più indegno su una ragazza di 17 anni che non aveva avuto voce in nessuna delle decisioni che avevano determinato la sua vita. Non risposi allora. Non rispondo adesso. Chi ha bisogno di costruire mostri per sentirsi normale non merita la dignità di una confutazione. Il secondo matrimonio fu con Alfonso d'Aragona, figlio illegittimo del re Alfonso II di Napoli, nel 1498. Avevo 18 anni, lui ne aveva 17. Questo matrimonio fu diverso da tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento. Alfonso era giovane come me. Aveva quella bellezza del sud italiano che è calda e luminosa, una bellezza che non intimidisce ma invita. Aveva una dolcezza nei modi che non aveva niente di costruito, di diplomatico, di strategico. Era semplicemente gentile, nel modo in cui lo sono le persone che non hanno ancora imparato che la gentilezza ha un costo e che bisogna razionarla. Mi guardava come se fossi una persona. Sembra una cosa ovvia detta così. Ma dopo anni di essere guardata come un'alleanza, come un investimento politico, come un problema da gestire o una risorsa da sfruttare, essere guardata come una persona fu qualcosa che non sapevo come ricevere. Impiegai settimane ad abituarmici. Impiegai mesi ad abbassare quella guardia che avevo costruito strato per strato fin dall'infanzia. Lo amai. Lo amai davvero, nel modo in cui si ama quando si è giovani, e il mondo ha ancora quella qualità dell'irreversibilità che si perde con gli anni. Quando si crede davvero che quello che si ha non finirà mai, perché non può finire, perché sarebbe ingiusto che finisse. Avemmo un figlio, Rodrigo d'Aragona. Lo guardai nascere e pensai che forse era possibile, che forse anche per me era possibile quella cosa normale e straordinaria che si chiama felicità. Nel luglio del 1500, mentre stavamo passeggiando sui gradini di San Pietro, Alfonso fu aggredito da uomini armati. Sopravvisse. Aveva ferite gravi alle gambe e alla testa, ma sopravvisse.
Fu portato in Castel Sant'Angelo per curarsi. Io lo assistetti personalmente, giorno e notte, per settimane. Cucinavo io stessa il suo cibo, non per ostentazione, non per drammatizzare, perché la paura dell'avvelenamento era reale, concreta, quotidiana. Dormii raramente. Non mi allontanai quasi mai dalla sua stanza. I medici dicevano che stava migliorando. Una notte di agosto, mentre stava davvero guarendo, Cesare entrò nella stanza e ordinò ai miei servi di uscire. Il mattino seguente Alfonso era morto, strangolato. Cesare disse che Alfonso aveva tentato di ucciderlo da una finestra, colpendolo con un arco. Disse che era stato necessario. Disse molte cose con quella sua voce piana e ferma che non lasciava spazio alle domande. Non dissi niente. Non potevo dire niente. Non avevo prove. Non avevo alleati sufficientemente potenti. Non avevo in quel momento nemmeno le parole per descrivere quello che sentivo. Una miscela di dolore, di tradimento, di una solitudine così profonda da sembrare quasi fisica, come un freddo che viene dall'interno e che nessun fuoco riesce a scaldare. Piansi Alfonso in privato. Lo piango ancora, in quella parte di me che non ha mai smesso di avere 18 anni e di credere che fosse possibile avere qualcosa di semplice e di vero. E poi mi alzai, perché questo si fa, perché non c'era alternativa al rialzarsi. Il terzo matrimonio fu con Alfonso d'Este, erede del Ducato di Ferrara, nel 1501. La famiglia Este resistette a lungo all'idea. Il vecchio Ercole d'Este mandò a Roma i suoi agenti per raccogliere informazioni su di me prima di accettare. E quegli agenti tornarono con un resoconto che era tutto fuorché lusinghiero. Ma la dote che mio padre era disposto a versare era astronomica, e certi principi hanno un prezzo che ha la forma di un numero abbastanza grande. Mi trasferii a Ferrara in gennaio, in mezzo alla neve, con un corteo che attraversò l'Emilia in quella luce invernale bianca e silenziosa che sembra fatta apposta per i nuovi inizi. Ferrara mi accolse con diffidenza. Lo sentivo negli sguardi della corte, in quella cortesia formale che è il modo elegante con cui le persone civili esprimono il loro disprezzo. Ero la figlia del Papa, ero una Borgia, ero tutto quello che le leggende circolanti mi avevano fatto diventare. Pericolosa, immorale, portatrice di sfortuna. Non mi difesi a parole. Lavorai. Imparai il funzionamento della corte ferrarese con la stessa metodicità con cui avevo imparato tutto quello che valeva la pena imparare nella mia vita. Studiai le gerarchie, le alleanze, i caratteri delle persone che avrei dovuto gestire, o conquistare, o semplicemente sopportare. Mi occupai dell'amministrazione del ducato durante le assenze di Alfonso, e Alfonso era spesso assente, impegnato nelle sue campagne militari e nelle sue ambizioni politiche. Governai, presi decisioni, firmai documenti, risolsi dispute, e lo feci bene. Questo non lo dico per vanità, lo dico perché è un fatto documentato, verificabile, riconosciuto anche dai contemporanei che avrebbero preferito non riconoscerlo. Diventai mecenate. Ferrara era già una delle corti più raffinate d'Italia per la produzione culturale e io mi inserii in quella tradizione con entusiasmo genuino. Ariosto lavorava sotto la protezione degli Este mentre scriveva l'Orlando Furioso e in quelle ottave c'è anche qualcosa di me, non la Lucrezia dei veleni, ma la Lucrezia che leggeva, che ascoltava, che capiva la letteratura come si capiscono le cose vere, dal di dentro. Pietro Bembo, il più raffinato intellettuale del suo tempo, il teorico del petrarchismo, l'uomo che stava ridefinendo il modo in cui si pensava alla lingua italiana. Ci scrivemmo per anni. Le sue lettere erano di un'intensità che ancora oggi fa discutere gli storici. C'era amore, c'era amicizia profonda, c'era quella cosa rara che sta tra le due e che non ha un nome preciso. Forse era la cosa più onesta che mi fosse mai capitata. Un uomo che mi vedeva come mente, come anima, come interlocutrice alla pari.
non come corpo politico da gestire, non come alleanza da sfruttare, non come leggenda da alimentare o da smontare, semplicemente come Lucrezia. Ebbi altri figli con Alfonso. Alcuni vissero, alcuni morirono in tenera età, come accadeva spesso in quell'epoca in cui la vita dei bambini era appesa a un filo sottilissimo. Li piansi tutti e continuai sempre. Gli anni a Ferrara furono gli anni in cui diventai me stessa. Non la versione di me che mio padre aveva immaginato, non la versione che Cesare aveva usato, non la versione che i nemici dei Borgia avevano costruito per distruggermi. Me stessa, con tutto quello che quella parola porta dentro. Le contraddizioni, i dolori, le capacità, le gioie, i rimpianti. Mio padre morì nel 1503. Ricevetti la notizia a Ferrara. Piansi. Non piansi solo il Papa, non piansi solo il Rodrigo de Borja che aveva costruito un impero e una leggenda. Piansi l'uomo che mi aveva chiamato con i diminutivi da bambina, quello che mi aveva guardata con orgoglio vero anche quando mi usava. Quella contraddizione, l'amore e lo strumento, il padre e il pontefice, non si risolve, si porta. Cesare cominciò a perdere tutto quasi subito dopo. Lo guardai da lontano, da quella Ferrara che era ormai il mio mondo, e sentii qualcosa di complicato. Non solo dolore per il fratello che cadeva, ma anche, lo ammetto, qualcosa di simile a un respiro trattenuto che si allentava. Cesare mi amava, a modo suo, ma la sua presenza nella mia vita era sempre stata anche una minaccia, una forza che poteva usarmi come aveva usato tutto e tutti. Con lui lontano, con lui che perdeva potere, sentii per la prima volta di poter appartenere davvero a me stessa. Cesare morì nel 1507, in Spagna, su un campo di battaglia che non meritava un uomo della sua grandezza. Pregai per lui, con sincerità, senza riserve, nonostante tutto. Giovanni era già morto da 10 anni. La mia famiglia di origine si era dissolta. Rimanevo io, l'ultima Borgia di primo piano, quella che aveva attraversato tutto, 3 matrimoni, morti, calunnie, esili interiori, e che era ancora in piedi. Più che in piedi, fiorita. Perché Ferrara mi vide fiorire. Non in modo drammatico, non con la fiamma di Cesare o con la testardaggine silenziosa di mia madre. In modo tranquillo, come fioriscono le cose che hanno radici profonde. Ogni anno che passava a Ferrara era un anno in cui costruivo qualcosa che nessuno poteva togliermi. Una reputazione onesta, guadagnata con il lavoro e con la coerenza. Una corte che mi rispettava non per paura, ma per stima. Un nome che stava lentamente, faticosamente, diventando qualcosa di diverso da quello che i miei nemici avevano cercato di farne. Non tornai mai più a Roma. Non ne sentii il bisogno. Roma era il luogo della mia infanzia e delle mie catene dorate. Ferrara era il luogo che avevo scelto, nei limiti in cui una donna del 400 poteva scegliere qualcosa. E quella differenza tra il luogo in cui si nasce e quello in cui si decide di restare è forse la definizione più onesta di libertà che conosco. Morì nel 1519, in giugno, devastata da un parto difficile. Il bambino non sopravvisse. Non sopravvissi nemmeno io. Avevo 39 anni. 39 anni. Pensate a tutto quello che avevo vissuto in 39 anni. 3 matrimoni, la vedovanza, la calunnia, l'esilio a Ferrara e la rinascita a Ferrara. La perdita di mio padre, di Cesare, di Giovanni, di figli che non fecero in tempo a crescere. E in mezzo a tutto questo, i libri, le lettere, le poesie di Bembo, le ottave di Ariosto, le mattine di Ferrara in cui mi affacciavo sulla città e sentivo che quella città, in qualche modo, era mia. Non sono stata il mostro che i miei nemici hanno inventato. Non sono stata nemmeno la santa che certi storici romantici, in reazione alle calunnie, hanno voluto vedere in me, quasi che l'unico modo per difendermi fosse trasformarmi nell'opposto di ciò di cui mi accusavano,
come se la complessità di una persona reale non potesse essere accettata senza prima essere semplificata. Sono stata una donna intelligente, ferita, capace di amare e di perdere e di ricominciare ogni volta, anche quando ricominciare sembrava impossibile. Una donna che ha vissuto in uno dei momenti più violenti e più splendidi della storia italiana, con un cognome che pesava come una corona di spine e che ho portato alla fine con una dignità che mi sono guadagnata sola, giorno per giorno, scelta per scelta. Nessuno me l'ha regalata, me la sono presa. Questo è tutto quello che ho da dire. Questo è tutto quello che sono. Lucrezia Borgia, non quella degli avvelenamenti, quella di Ferrara. 5 voci, una sola famiglia. E adesso, mentre quelle voci si spengono una dopo l'altra come candele alla fine di una cerimonia, rimaniamo qui un momento, in silenzio, perché le storie come questa non finiscono davvero quando finisce il racconto. Continuano a lavorare dentro di noi, a fare domande, a rimescolare cose che pensavamo di aver sistemato da tempo. I Borgia ci affascinano da 5 secoli e non smetteranno di farlo, perché la loro storia non è solo la storia di una famiglia ambiziosa e spietata nel Rinascimento italiano. È uno specchio che riflette qualcosa di universale e di scomodo. La distanza tra ciò che vogliamo essere e ciò che diventiamo quando il potere, la paura o il dolore ci mettono davvero alla prova. Rodrigo voleva costruire un impero e forse ci è riuscito, per qualche anno, in qualche misura. Ma il prezzo che ha pagato è stato la solitudine assoluta di chi arriva in cima e si accorge che lassù non c'è nessuno con cui festeggiare. Vannozza voleva amare e ha amato con una coerenza e una dignità che nessuno le ha mai riconosciuto abbastanza. Ha costruito la sua vita con le proprie mani, in un'epoca in cui le donne raramente avevano quella possibilità. Ha perso un figlio e ha scelto di non cercare il colpevole tra le persone che amava ancora. Forse è la forma di saggezza più difficile che esista. Cesare voleva cambiare il mondo e per un momento ci è quasi riuscito. Un momento abbastanza lungo da impressionare Machiavelli e abbastanza breve da trasformarsi in leggenda. La sua storia ci ricorda che anche la visione più lucida e la volontà più ferma possono infrangersi contro il caso, contro la malattia, contro un momento di debolezza al momento sbagliato. Giovanni voleva essere visto. Non voleva essere Cesare. Voleva essere riconosciuto per quello che era, con i suoi difetti e i suoi lampi di umanità. Non ci riuscì mai del tutto. E forse questo è il destino più triste di tutti, non quello di chi cade dall'alto, ma quello di chi non riesce mai ad arrivare abbastanza in su da sentire il vento. E Lucrezia che ha portato il peso di un cognome che non aveva scelto, che ha subito matrimoni che non aveva voluto, che ha perso amori che meritava di tenere e che alla fine, lontana da Roma, lontana dai giochi di potere del padre e del fratello, ha trovato il modo di essere se stessa. Duchessa, mecenate, madre, donna. Semplicemente, straordinariamente, umana. Cosa ci lasciano i Borgia? Ci lasciano la domanda. La domanda su dove finisce l'ambizione legittima e dove comincia la sopraffazione. La domanda su quanto siamo disposti a pagare per ciò che vogliamo. La domanda su se sia possibile, in mezzo al potere e alla violenza, conservare qualcosa di autentico, qualcosa che non possa essere comprato, né corrotto, né spento. Non ho una risposta. Non è mio compito averne una. Il mio compito, qui su Sussurri dalla storia italiana, è portarvi accanto a queste voci, farvi sentire il calore di un caminetto in un palazzo romano del 400, farvi sentire l'odore della polvere e dell'incenso, del vino e della cera,
farvi dimenticare per un'ora il rumore del presente. E se ci siamo riusciti stanotte, se queste 5 voci vi hanno tenuto compagnia, se avete sentito qualcosa muoversi dentro, mentre Rodrigo parlava della sua solitudine, mentre Vannozza sceglieva di non sapere, mentre Cesare si congedava con quella sua fierezza intatta, mentre Giovanni ammetteva la sua debolezza con quella sincerità spoglia che solo i morti possono permettersi, mentre Lucrezia pronunciava il suo nome per l'ultima volta, rivendicando Ferrara come sua, allora questa storia ha fatto quello che doveva fare. Vi ha ricordato che la storia non è il passato, è noi. Siamo sempre stati noi. A presto, su Sussurri dalla storia italiana. E voi? Diteci nei commenti di quale grande protagonista della storia italiana vorreste sentire la voce nel prossimo racconto. Stiamo ascoltando.